Buongiorno Mariana, grazie di essere qui con noi e di aver deciso di lasciarci questa intervista. Confesso che sono un po' emozionato perché in questo momento sei un personaggio storico e la prima cosa che ti chiederei è come ti chiami, per esteso, nome e cognome e se ci puoi raccontare la tua storia. Mi chiamo Marianna Вишемирская. Vishemirskaya E ho vissuto a Makeivka prima di tutto questo. Per quanto riguarda Mariupol, sono trasferita lì 2 anni fa. Io mi sono sposata e sono andata a vivere in questa città. Poi è nata la nostra piccola in questa città e con queste circostanze siamo arrivati alla clinica di ostetrice. Tutto questo stava succedendo il 6 marzo. Siamo arrivati nella clinica. La giornata di 8 e 9 erano le giornate abbastanza tranquille e il 9 marzo eravamo nelle nostre stanze, discutevamo tranquillamente le scatole che ci hanno dato con le cose per i bambini, alle donne che hanno partorito e dovevano andare via. Questo era aiuto dello Stato. E abbiamo sentito i boati. Prima uno, io sono riuscita a coprirmi con la coperta. Anche le ragazze, qualcuno si è sdraiato sul pavimento, qualcuno si è coperto. Poi abbiamo sentito un secondo esplosione e abbiamo sentito il suono dei vetri rotti e c'era anche tanta polvere, era difficile respirare. Mi hanno domandato se era raid aereo. Io ho detto che nessuno ha sentito attacco aereo perché quando c'erano queste esplosioni non c'erano altri rumori né prima né dopo. Se fossi un attacco aereo potevamo sentire. Molti dicono che io sono blogger e non posso sapere com'è questo attacco aereo, ma scusatemi, quando vola un aereo lo sentono tutti e noi sentivamo prima volare gli aerei. È impossibile non capire se è un attacco aereo. Io ero scioccata come sono riusciti a filmare tutto questo. Erano già lì e hanno filmato pure esplosioni. Ero molto meravigliata. È la prima domanda che ho avuto in testa. Sembra che sapevano prima che succederà questo. O come sono riusciti a venire così veloce. E anche nei commenti di questo video hanno detto, non ricordo chi, ma hanno detto che i militari e i poliziotti hanno discusso che era un attacco aereo, ma io ho guardato video tante volte e non ho trovato dove hanno discusso un attacco aereo. Ce n'erano tante cose che non combaciano riguardo ai reporter di Associated Press. Loro scelgono quelle parole che piacciono loro per costruire su queste parole la storia. E Mariana, tu hai detto, mentre rispondevi alla domanda, che tu eri molto tranquilla nonostante l'esplosione. Come mai eri molto tranquilla? Forse perché negli anni precedenti hai vissuto a Donetsk ed eri abituata ai bombardamenti e quindi per te era quasi una cosa normale o c'è un altro motivo? Sì, come già ho detto prima, per me non era per la prima volta sentire tutti questi suoni degli spari, delle esplosioni. Io ho vissuto a Donetsk, a Makeivka e a dire la verità mai è caduto proprio nel nostro cortile, ma abbiamo sentito tutto questo molto bene, tremavano i vetri della casa. Una volta è caduto un missile vicino, però per fortuna non si è esploso e poi i sminatori l'hanno portato via.
Certo che distruzioni grandi nel mio quartiere non ho visto, ma nella città cadevano i missili e noi abbiamo visto tutto questo con i nostri occhi. Tante distruzioni, tante persone hanno perso alloggio, ce n'erano anche tante morte, c'è un'alea degli angeli dove ci sono più di 100 bambini e tanti adulti. Amica della mia amica è morta, anche il suo marito è morto ed è rimasto il bambino vivo. Tutto questo abbiamo visto qui, abbiamo sentito e naturalmente ci siamo già adattati a questo. Tu capisci che cosa sta succedendo, ma non senti questo panico, capisci che è una cosa terribile che può finire male, ma già il sistema nervoso non reagisce più così forte.